oggi faremo qualcosa di diverso. Non eseguiremo una delle nostre consuete indagini, ma siamo qui in un'abitazione privata a Roma, dove Alessia, che è qui presente, ha qualcosa di interessante da raccontarci. Ciao Alessia, quello che ci vuoi raccontare è legato all'oggetto che ha al collo, giusto? Esatto. Che è un pendolo, Esatto. anche se non è nella forma classica che... Per me è un pendolo. Esatto, che tutti si aspettano. Ci puoi dire la storia di questo pendolo innanzitutto? Come è arrivato a te? È stato un regalo di una cliente dello studio dove lavoro, subito dopo le vacanze di Natale, e ero in un momento di difficoltà morale, mentale, fisica, di stanchezza e stress. Ed essendo io sempre stata affascinata comunque dal paranormale, da tutto quello che ruota intorno al paranormale, ho deciso di utilizzarlo come pendolo. Questo ti è venuto in maniera naturale, una curiosità, oppure hai sentito qualcosa che ti ha portato a utilizzarlo come... Ho sentito come qualcosa che mi ha portato ad utilizzarlo e da quando ho visto questo oggetto in particolare l'ho sentito mio, pur non mettendo mai io oggetti simili. Quindi è stato amore a prima vista. Esatto, un'attrazione particolare. Assolutamente sì. Dopo quanto ti è L'ho venuta utilizzato questa... nemmeno 24 ore dopo che mi era stato regalato. Non sapevo nemmeno come utilizzarlo, quale fosse il modo migliore per utilizzarlo, però l'ho fatto subito. Comunque ho concordato con il pendolo quali fossero le risposte per il sì e per il no, quale fosse l'oscillazione che stava ad indicare il sì o il no, e poi ho cominciato a fare delle semplici domande all'inizio riscontrabili in breve tempo. Non tanto per avere risposte a cose che succedevano e succedono nella mia vita, forse anche per sentirmi meno sola? Sì, forse sì. E gli effetti di questo primo tentativo quali sono stati? Ti sei sentita come dopo aver fatto un gioco inutile, oppure se ti sei sentita invece di aver aperto qualcosa, se ti sei sentita... Secondo me sì, ho aperto qualcosa da subito, secondo me, perché poi ho fatto un sogno che comunque mi ha lasciato un po' perplessa. Questo già la notte successiva? Il giorno dopo, il giorno della Befana, esattamente, me lo ricordo come se fosse ieri. Ho cominciato, mi è stato regalato il 4 gennaio, il 5 l'ho provato per la prima volta e il 6 ho fatto questo sogno. Di pomeriggio ero in uno stato di dormiveglia, sentivo il televisore in sottofondo, questo lo ricordo, sentivo i rumori dei vicini e ad un certo punto ho sentito tossire accanto a me. Molto forte, non un colpo di tosse, più colpi di tosse come a voler attirare la mia attenzione. Tant'è infatti che nel mio stato di dormiveglia pensai ho qualcuno dentro casa. Ma non riuscivo assolutamente ad aprire gli occhi, ma proprio per quanto mi sforzassi non ci riuscivo. Tra l'altro mi sono faticosamente tirata a sedere sul divano, ho sentito qualcuno anzi scuotermi le spalle molto forte, prendermi le mani e quando ho aperto gli occhi ho visto una donna a me sconosciuta di colore che mi ha fatto alzare dal divano e mi ha portato in giro per casa. Mi ricordo che sono andata nella stanza di mio figlio e ho visto mio figlio giocare con un bambino di colore che presumibilmente poteva essere il figlio, non lo so, onestamente non gliel'ho chiesto. Ricordo di aver comunicato con questa persona mentalmente, ricordo di avere avuto il cuore colmo di gioia nel vederla, infatti la abbracciavo continuamente. Mi ricordo di aver visto delle persone lungo il corridoio che entravano e uscivano dal muro e di aver visto nel muro la forma di una porta illuminata, come se fosse una specie di portale. E mi sono anche avvicinata, l'ho toccato e sentivo muro, sentivo solido. Lei mi diceva di non preoccuparmi, mi ha detto non dire nulla alla tua famiglia perché loro non credono. Tutto questo mentalmente, non ha mai aperto la bocca né lei né tantomeno io. E poi mi sono svegliata ed ero esattamente dove ero prima, sul divano, sdraiata. Quindi come sei se andata da tuo figlio fossimo... a vedere se anche lui stesse giocando. In realtà non ci sono andata perché sapevo esattamente che lui stava dormendo, perché di pomeriggio lui dorme. E tu cosa hai pensato all'inizio? È stato solo un sogno o hai ho pensato non può essere solo un sogno. È successo perché ho utilizzato il pendolo. L'ho pensato subito. E da allora hai continuato a usare il pendolo? Ho continuato ad usarlo, assolutamente sì. Non lo faccio tutti i giorni perché dipende da tante cose, dipende dal fatto che magari alcuni giorni sono stanca per farlo, altri giorni non ne sento l'esigenza, altri giorni ancora ho provato a comunicare e mi è stato detto che non potevo farlo, che non era quello il momento giusto per comunicare e di conseguenza ho rispettato e ho lasciato perdere. E durante le successive interrogazioni, diciamo così, utilizzando il pendolo, sono
accaduti altri fatti particolari o ti sono state dette cose particolari, fatto esperimenti particolari che ti hanno aiutato a credere che quello che facevi non era solo un gioco con te stessa, ma Sì. qualcos'altro? Allora, ho smesso quasi subito di fare domande private, cioè sulla mia vita privata, su quello che succederà, piuttosto che... Perché tante persone mi hanno detto, guarda che anche se tu non sai le risposte perché determinate cose devono ancora succedere, comunque tu le puoi in qualche modo intuire, puoi determinare mentalmente l'oscillazione del pendolo in base a quello che tu vuoi, a quella che è la tua speranza. E ho cominciato ad indagare su quelle che forse possono essere state le mie precedenti vite. Mi è stato detto che ero un bambino, nato nel 41 e morto nel 44, quindi non ho una gran vita da farmi raccontare, ecco. Però sembra che la persona con cui sono in contatto in questo momento sia stato mio padre nella mia precedente vita. Quindi non è la donna di colore? No! E dopo la mia morte e quella di mia madre, lui si è rifatto una vita. Mi ha detto di essersi risposato e di aver avuto un altro figlio, che è ancora in vita, questo figlio, che dovrebbe essere nato nel 51. E poi, all'apice della follia mia assoluta, ho chiesto il numero di telefono. Mi ha dato un numero di cellulare, io l'ho salvato sul telefono, l'ho aggiunto a WhatsApp e la foto di WhatsApp è effettivamente un uomo che potrebbe avere l'età indicata. Se me ne vergogno, ho provato a contattarlo, sì. Ho mandato un messaggio, non mi ha mai risposto, ovviamente. Quindi, non mi sarei risposta nemmeno io. Però, diciamo, purtroppo la possibile prova è un passo, ma non è arrivata. Esatto. Oggi noi siamo qui perché Alessia vuole sapere se accade davvero qualcosa mentre utilizza il pendolo. Quindi noi abbiamo portato la nostra attrezzatura e vediamo se riusciamo a rilevare qualche anomalia durante l'esperimento. Abbiamo inoltre portato la Ouija board per provare anche a sostituire il pendolo con la famosa tavola e vedere se magari utilizzando una planchette si riescono a ottenere messaggi diversi, più chiari o più completi o quant'altro, insomma. Adesso ci apprestiamo a provare il pendolo e vediamo come va. Durante la presentazione dell'esperimento si sente un rumore di un oggetto che cade alle spalle di Emiliano, dove c'è la cucina. Contemporaneamente la telecamera HD si impalla e prende il filmato. La telecamera a nastro ha invece ripreso la scena, purtroppo con prospettiva sfavorevole. Adesso inizieremo con il primo esperimento. Alessia utilizzerà... Cos'era? A me lo chiedi? E anche questo non è strano. Siamo tutti e tre No, qua. questo è molto strano. No, Mi ha dato overflow buffer, recupero dei dati in corso, attendere. È successa già una cosa strana, diciamo, per dovere di cronaca, mentre stavo presentando il primo esperimento si è sentito cadere qualcosa, non abbiamo capito cosa e al tempo stesso si è cancellato è andato in palla con la telecamera e si è cancellato l'audio. Abbiamo comunque la registrazione E anche il video. Sì, il video, abbiamo comunque la registrazione sull'altra telecamera, forse si spera. Il primo esperimento, Alessia utilizzerà il pendolo sul foglio che utilizza normalmente per eseguire le sue comunicazioni. Vediamo come va. Ci sei? Sei Daniele? Sei contento dell'esperimento che stiamo facendo? Durante la registrazione si sentiranno rumori simili a passi provenire dal piano superiore. Sul posto non gli abbiamo dato importanza perché Alessia ci aveva anticipato possibili disturbi a causa di un bambino piccolo al piano sovrastante. Ciò che non ci disse era che non si riferiva a passi, giacché il bambino non cammina ancora. Nonostante tutto, altri rumori registrati durante la serata confermerebbero le sensazioni percepite sul posto, ossia che si tratti di normalissimi suoni. Ecco degli esempi.
posso fare o ti offendo in qualche modo? Ok. Cioè, Ok. Ha detto che è favorevole all'esperimento. ne avevo già parlato comunque. Sì. E c'è qualcosa in particolare che si sente di fare o di dire? Ti faccio scorrere sulle lettere. Se hai qualcosa da dire, oscilla sulle lettere giuste. C. Mi sta spingendo. Lo so che è impercettibile. Però mi stava in qualche modo indicando la direzione. Oh. Cosa ha scritto? Core. C-O-R. Ma non so, onestamente non so che significa. Alessia ci ha rivelato che durante le sue interrogazioni è riuscita a far indovinare al pendolo una carta coperta estratta casualmente dal mazzo. Ora cercheremo di replicare l'indovinello. Vuoi essere messo alla prova? Ci sta. Giochiamo un po'. Come lo mettiamo alla prova? È una penna. Io ho scritto una cosa all'interno del fazzoletto. Sa dirmi che cos'è? C'è scritto qualcosa qua Anche dentro? arrivandoci per passi. Cioè, ragazzi, essendo così detto così è così generico. C'è scritto qualcosa qua dentro. Lo vedi quello che c'è scritto? Te lo metto lì. Magari, perché non volevo spostare. Non vedo se è in senso... Lo vedi quello che c'è scritto nel fazzoletto? No, questo non si. Non sì. No, mi sembra pure piuttosto evidente come oscillazione. E sa dire che cosa c'è scritto? Mi sai dire che cosa c'è scritto? Continua a dire sì. Che cos'è? Puoi oscillare sulle lettere che compongono la parola? D? È la D la prima lettera? Per me non ha molto senso quello che stai scrivendo. Ho le mani congelate. La temperatura è invariata. No, ma infatti Sì, sì. è la mia di temperatura che è bassa. Per me quello che ha scritto non ha senso, ma non so cosa tu abbia scritto, tu potresti aver scritto anche un po' di lettere così a casaccio, tipo tombola. Quindi Se vuole, chiedilo se vuoi. vuoi provare a rispondere con la Ouija piuttosto che con questo foglio di carta e il pendolo? Tutto sì. Mi fa piacere. Madonna, c'ho le mani, sono due stalattiti. Strano. È una allucinante, cioè, senti. Ci sei? Nel senso puoi parlare con la Ouija? Che dovrebbe fare adesso? No,
non mi sembra che si stia muovendo. Questa è la mia impressione. Se vuoi provare con Davide, magari ti aiuta. Lo state muovendo voi? No. E perché io con me da sola non reagisce? No. Rifagli la domanda. Lo state muovendo, ragazzi? No. Fai guarda che sei col braccio sul microfono. Chiedi se è lui. Sei sempre. Sei Daniele? Lo state muovendo. Ti giuro che se lo sto muovendo io non è volontà. Non è volontario. Sai che cosa c'è scritto nel fazzoletto? Ce lo puoi indicare? Puoi indicarci le lettere e scrivere la parola scritta nel fazzoletto? Se si sembra titubante insisti con la domanda. Puoi scrivere la parola che c'è scritta nel fazzoletto? Z. Io le ripeto anche col pendolo se ci hai fatto caso. A? Quella A? No. Perché è andato sopra. È andato sopra la A di Ouija. 4? Indicavi il 4? Quindi la parola è Zac Za 4. Però in fin dei conti anche prima mi ha detto, vabbè magari non c'entra niente. La prima lettera che mi ha detto, e anche qua l'ha fatto, è la D, che è la quarta lettera dell'alfabeto. Vabbè, oh, è Sì, una... sì, certo. cioè, C'è un'interpretazione. sì, no, cioè io ho detto la prima cosa Può che mi è essere venuta in mente. un'interpretazione. Io sto morendo di... cioè, guarda, veramente io sto tremando, sono completamente congelata. Cioè io ho capito che la temperatura è sempre la stessa, ma io sono congelata. Ma solo io sento freddo, voi state bene? Io sto bene. Chiedili adesso che io non ci sono, che non posso influenzarli. Emiliano ha scritto un'altra cosa sul foglio di carta, sul fazzoletto. Ci puoi dire che cosa ha scritto? PRH0I. No, secondo me. Facciamoglielo ripetere. 6. C'è scritto 6? 5. E MHM. Sei Daniele? E c'era qualcosa che non andava in tutto ciò. Che vuol dire 0? Non lo capiamo. Quindi se il numero 4 potrebbe risultare sospetto data la mia presenza e la mia suggestione, il risultato sulla lettera D resta curioso. Abbiamo fatto anche la prova con cambiando numero, in questo caso non ho partecipato alla seduta e il numero non è uscito e spesso lo 0, Alessia ipotizzava 2 zeri attaccati che facessero un 8, ma forse diciamo sono Ballo di fantasia. non è la risposta che cercavamo comunque. L'esperimento si è concluso, non abbiamo avuto nessun altro riscontro, tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato non hanno segnalato anomalie. Come ultima cosa, prima di salutare Alessia, volevamo vedere il muro, questo, che è il punto dove nel sogno Alessia sostiene che gli spiriti passavano, insomma, che toccava, e apparentemente abbiamo fatto la misurazione, non c'è nulla di anomalo in questo muro. Abbiamo finito di analizzare tutto il materiale raccolto durante il nostro esperimento. Diciamo subito che non abbiamo a livello video notato nulla di anomalo. Mentre stavo parlando, stavo introducendo la serata, si è sentito un rumore provenire alle mie spalle dalla cucina
Per fortuna la telecamera nastro che stava registrando anch'essa in quel momento non si è bloccata e dalla telecamera risulta molto evidente il sonoro che ci aveva interrotto. Purtroppo però era puntata nella direzione opposta, quindi non ha potuto riprendere che cosa fosse accaduto. Noi tre eravamo tutti insieme nella stanza, il gatto di Alessia non era con noi e spesso vagava tra la cucina e il balcone, quindi nulla esclude che possa essere stata lei la causa di quel rumore. Certo, poi c'è la coincidenza con la tua telecamera, però potrebbe trattarsi solo di questo. Abbiamo fatto l'esperimento scrivendo su un fazzolettino di carta, in quel caso l'ho scritto io un qualcosa che Alessia non sapeva neanche se fosse un numero o una lettera, non lo sapeva neanche Davide, e cercando di farglielo indovinare. Sia il pendolo che la Ouija board ha dato come prima risposta la lettera D, che guarda caso è la quarta lettera dell'alfabeto. Io non penso di aver pilotato la planchette, però ti posso assicurare che mentre la planchette andava verso il numero 4 non ho potuto evitare di pensare sta andando sul 4, quindi penso che il 4 finale dopo le altre lettere posso averlo involontariamente di sicuro, perché io in quel momento ero certo di non muovere la planchette, però ci stavo pensando al 4. Personalmente se posso aver indirizzato nel momento dell'utilizzo della Ouija board la planchette sul 4, non avevo di certo pensato a un'interpretazione come la D, quarta lettera D. C'è arrivata Alessia, diciamo, come intuizione, ma lei invece non conosceva il numero 4, quindi è abbastanza singolare come cosa. È anche vero però che quando Alessia provava a indovinare la parola scritta, oltre alla D erano uscite altre lettere, e dal momento che non avevano molto senso, Alessia aveva anche chiesto al pendolo se c'erano altre lettere che componevano la parola e la risposta era stata affermativa. Quindi sebbene la D è stato, diciamo, la prima lettera della risposta, non era una risposta secca, univoca. Io mi sarei aspettato che anche per interpretazione la risposta del pendolo fosse stato D e basta. Forse Alessia ha una leggera predilezione per la lettera D, guarda caso il suo spirito guida, chiamiamolo così, durante le sue sedute è Daniele D. Quindi al momento non ci ho pensato di scegliere un numero, che ne so, che magari corrispondeva alla J, una cosa più difficile da interpretare. Guarda caso ho scelto proprio quel numero che corrisponde a una lettera forse così cara a lei. L'esperimento che abbiamo fatto la seconda volta, che è con il numero 8, invece ci ha dato sì, poi nelle lettere che sono uscite è uscita anche la H, che è l'ottava lettera, però è uscita dopo la P, dopo la S, dopo un 6, dopo un 5. Direi che è troppo forzato andare a pescare, cioè, ne ha dette tante, ha detto anche la H. I 2 zeri sono usciti anche. Sì, sono usciti gli zeri, anche in quel caso abbiamo potuto pensare che i 2-8, l'8 è composto da 2 cerchi, però capite anche voi che si va molto ad associazione. Gli zeri tra l'altro a un certo punto sembravano come un sistema di intervallo tra una lettera e l'altra nella comunicazione. A un certo punto sembrava che questa presunta entità volesse scrivere una parola e ci mettesse sempre uno zero tra una lettera e l'altra. Purtroppo, anche escludendo gli zeri, la parola non è una parola di senso compiuto, quindi sono state due sedute molto lente, frammentate, senza senso. Non penso che come seduta Ouija board in sé sia andata molto bene. Su internet si parla molto di un fenomeno chiamato Zozo fenomeno Zozo, che parla di un demone, si manifesterebbe durante le sedute eseguite con la Ouija board, un demone maligno che andrebbe anche a consumare l'anima di chi esegue la seduta. E questo demone si chiama Zozo, forse addirittura nel 1800 c'è una delle prime
tutte da verificare, testimonianze di questo zozzo. A noi è capitato, verso la fine della serata, quando abbiamo fatto la terza seduta, che uscisse questo nome. Questo non è risposto, Il tuo nome inizia con la Q? Z? Z? O? Zo? Z-O? Z? N? O? Z-O? Non mi piace per niente sta storia. Z-O? Io ho delle perplessità su questo aspetto e vi dico il perché. Innanzitutto io ho fatto molteplici sedute spiritiche da un risultato molto più suggestivo di queste, quindi discorsi più completi, e non mi è mai capitato, e ammetto che ne ignoravo l'esistenza perché tendenzialmente cerco di filtrare tutte le cose che da internet arrivano molto come leggende metropolitane, anche per non suggestionare me stesso. Anche te, Davide, mi sembra che non ti è mai capitato durante Mai. le tue sedute spiritiche. No. Guarda caso ci è capitato nella seduta spiritica fatta insieme ad Alessia, e Alessia ci ha rivelato che si era ben documentata, siccome è interessata all'utilizzo della Ouija board, su questo fenomeno, e si vede dal video che già solo con l'uscita della lettera Z e la planchette che andava verso sinistra, dove c'è anche la O, la sua faccia si preoccupa molto. Esatto. Soprattutto poi dopo, anche quando la O viene indicata, c'è una faccia quasi da panico. E io penso che la sua conoscenza di questa cosa e la sua paura verso questa cosa, perché ci ha detto di essere molto preoccupata di questo avvenimento, o meglio di questa possibilità, l'aveva, insomma, possa averlo influenzato. Secondo me c'è una spiegazione a questo fenomeno e sta nella composizione della Ouija board stessa. Le lettere scritte a semicerchio, sì, come a formare un arco, Sì. su due linee. Io penso che sia il semicerchio sia fatto appositamente per seguire il movimento della mano. Un monteggi-cristallo non è lineare ma è a semicerchio, e l'associazione ZO non sia così difficile da ottenere durante la seduta, per il semplice fatto che la Z è l'ultima consonante dell'ultima riga, mentre la O è la prima vocale dell'ultima riga. Io penso che nell'autocomposizione che fa la nostra testa nel cercare parole sulla tavola, sappia bene che dopo una consonante molto probabilmente ci deve essere una vocale, soprattutto dopo la lettera Z. E sono anche difficili le parole di senso compiuto all'interno di un discorso che iniziano con la lettera Z. Quindi penso che sia normale, se capita la lettera Z, che nel cercare col movimento a semicerchio sulla linea una possibile lettera che componga una parola di senso compiuto, sia facile arrivare senza idee, quindi la ricerca dell'idea della parola fino alla fine, e l'ultima chance è la O, e di conseguenza si ferma lì. Posso dire che in effetti durante le sedute che ho svolto ho notato una certa presenza anche della composizione di parole che hanno la M e la A. Guarda caso, la M è l'ultima consonante della prima riga e la A è la prima vocale ovviamente della prima riga. E cioè noi sappiamo che in italiano la lettera più utilizzata è la E,
statisticamente, quindi mi aspetterei anche una certa presenza della E durante una seduta. Invece chissà perché la E, essendo al centro della tavola, non viene così tanto utilizzato quanto la M e la A. Io mi ricordo tante parole Maria, tante mamma, tante morte, Mamma. tanto malattia. Addirittura una volta è capitato Mazo, proprio l'esempio calzato di MAZO. Quindi questo credo che possa essere davvero una possibile risposta, una possibile spiegazione. A me è capitato che andava a cerchio la planchetta. Può essere lo stesso principio anche quello, eh. Cioè, sì, anche il famoso cerchio che compare, che anche a me è successo diverse volte, poteva essere proprio La ricerca di un'idea. il cervello che va in please wait, sto cercando una risposta. Tra l'altro questo fenomeno zozo è anche capitato quando tu hai deciso nell'ultima seduta spiritica di cambiare braccio perché eri stanco con la destra e utilizzato la sinistra. Guarda caso la Z per te stava in basso a sinistra, come è normale rilassare il muscolo del tuo braccio, ed era lo stesso per il braccio di Alessia che utilizzava il destro, il rilassamento del braccio andava verso quella direzione. Appunto perché non si riusciva a comporre qualcosa di senso compiuto, era frammentato su una lettera verso l'alto e una verso il basso, come movimento del braccio a distendere e rilassare. Non dico che è questa la spiegazione del fenomeno, Questa la vedo un po' dura. no, però io penso che sono tanti indizi che possono benissimo essere presi in considerazione. Un'altra curiosità, un'anomalia è la temperatura corporea di Alessia, che obiettivamente era partita calda come noi, diciamo, e sebbene la temperatura ambientale non sia variata, siamo passati dai 22 di inizio serata ai 21, lei risultava veramente molto fredda, lo sentiva lei e l'abbiamo sentito noi toccandole le mani. Lei stessa ha detto che durante l'utilizzo del pendolo le capita una sola mano, quella proprio che rimane ferma mantenendo il pendolo, quindi è un probabile problema di circolazione. Durante l'utilizzo della Ouija magari la concentrazione, il fatto di cercare di rimanere fermi eccetera possono aver causato in lei questo disturbo. Diciamo è particolare che nonostante tutti e tre eravamo nella stessa situazione, perché tutti e tre stavamo partecipando alla seduta, si è gelata solo lei, ecco, diciamo. Però queste sono reazioni corporee che possono essere indotte dal fatto che Alessia pesa decisamente meno di noi, magari ha un corpo più esile, non lo so, che reagisce diversamente, è difficile da dire. Diciamo che anche in questo caso la spiegazione fisica è una spiegazione plausibile. Possiamo avvallare seri dubbi che si tratti dell'influenza di un'entità. Per quanto mi riguarda, secondo me Alessia aveva una sensibilità molto alta, secondo me più alta della nostra. Ho avuto la sensazione che comunque ha delle capacità da medium, anche perché quel sogno era veramente molto dettagliato, molto particolare. Bisogna sempre però anche considerare che Alessia si è risvegliata sdraiata sul divano, il che fa supporre che il sogno fosse davvero un sogno. Se a mio parere si fosse svegliata seduta sul divano o in piedi nel corridoio, allora la cosa poteva avere dei connotati molto più anomali, molto più strani. Per quanto il sogno, devo dirlo, è molto particolare e ad ascoltarlo mi ha interessato molto, mi ha dato delle sensazioni significative, anche in questo caso il fatto che si è risvegliata completamente svegliata sul divano può avvalorare la tesi che si tratta di suggestione magari dovuta proprio al primo utilizzo del pendolo che ha avuto poco prima. Potrebbe anche aver avuto un viaggio astrale, perché no? Una cosa che io ci credo molto, comunque è una cosa che magari più avanti spero avremo magari anche il piacere di trattare. Purtroppo diciamo da questa esperienza non siamo riusciti ad ottenere delle risposte concrete. Ti lascio una chicca a proposito dei video che abbiamo visto. A un certo punto si vede qualcosa passare alle tue spalle
subito noi ci guardiamo in quella direzione e affermiamo insomma che lì è arrivato il gatto di Alessia e lo chiamiamo. Tu stesso dici mi è passato alle spalle. Ma io ti faccio una domanda un po' così. Sei sicuro che quello che è passato alle tue spalle fosse il gatto? come L'altezza farlo a era dire? abbastanza anomala È strana, esatto, come cosa. Però e il colore non era quello della coda del gatto, No, che era, non era il colore quello. della coda è nero e non era nero ciò che è passato alle tue spalle. Siamo sicuri che sia il gatto? E Mi è saltato avanti, sulla magari è sedia. saltato sulla sedia e ti è passato dietro. Facile, può Però essere. io guardo per terra, sinceramente non me lo ricordo dove fosse il gatto, magari l'ho visto passare che è sceso dalla tua sedia e ho detto guarda è arrivato il gatto, però quando lo dico già guardo per terra, se fosse invece sbucato da sotto il tavolo non è lui che ti è passato alle spalle. No, ora che me lo fai pensare, forse sì, mi era salito sulla sedia. La mia domanda ti voleva incutere solo Eh, ovviamente. Non dormirò questa notte. Comunque penso che con questo è tutto. Alessia continuerà i suoi esperimenti con il pendolo e con il foglio su cui ha stampato la Ouija board che utilizzava già prima e continuerà a raccontare le sue esperienze sul forum paranormale.com che invito qualsiasi interessato al paranormale di visitare. Questo è tutto e noi ci rivediamo con una prossima indagine.